Inter-Roma, la prima partita dopo la sosta nazionali, l'8ª giornata di Serie A, ma soprattutto dovrà voler dire per l'Inter la ripartenza dopo le prime 7 partite di campionato decisamente non positive. Amiche e amici interisti, amiche e amici passioni interisti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovo contenuto, questo nuovo episodio dove vi presenteremo ai raggi X la partita tra Inter e Roma. Però prima di partire con il contenuto, innanzitutto un bel mi piace e un'iscrizione al nostro canale per non perdervi nessun tipo di aggiornamento sul mondo Inter, ma soprattutto con grande orgoglio, lo dico con grande orgoglio, noi di Passione Inter, nello specifico il nostro Lorenzo Polimanti, il nostro Simone Fizza, che conoscete molto bene, saranno ospiti sul canale ufficiale dell'Inter su Twitch oggi alle 17 proprio per presentare Inter Roma. Oltre all'orgoglio con cui vi comunico ecco questa bellissima notizia per il progetto di Passione Inter, arrivato ovviamente grazie anche al vostro supporto ed è proprio da voi che oltre al supporto giornaliero che ci date sempre su YouTube e su Twitch, nelle dirette, nei video, negli appuntamenti, su Discord con i club di Passione Inter, vi chiediamo di infiammare la chat su Twitch, di farvi sentire, di dire che siete della famiglia di Passione Inter, che siete un passione interista, sarebbe ecco una grandissima cosa per noi e ovviamente vi ringrazio in anticipo per questo gesto. Ma adesso passiamo a quello per cui siete entrati in questo video, ovvero sia l'analisi di Inter Roma. Prima di tutto questo è un video che realizzo dopo la conferenza stampa di Inzaghi che si è tenuta alle 14 oggi e ha detto già diverse cose molto interessanti. Intanto vi mostro la probabile formazione dell'Inter. Perché dico che ha detto cose molto interessanti? Beh, perché alla vigilia, fino a stamattina, c'erano diversi dubbi su chi avrebbe potuto sostituire Marcelo Brozovic. Il vice designato è Aslani, sarebbe Aslani, è arrivato all'Inter per questo, però alcuni quotidiani avevano anche parlato di diverse prove da parte di Inzaghi in un 3-4-1-2 con Cialanoglu trequartista, Gagliardini addirittura Barella come mediani o addirittura Barella e Cialanoglu mediani, comunque centrocampisti centrali con Mkhitaryan dietro le due punte che sono appunto Dzeko e Lautaro. Da qui non ci si muove. Domani Lukaku non ci sarà, ne ha parlato anche Inzaghi in conferenza stampa dicendo che adesso ormai un mese che manca, lo staff medico nell'azzurro starà lavorando al meglio, però ci vorrà ancora un po' di tempo e quindi da queste parole posso anche dedurre che difficilmente lo vedremo in campo contro il Barcellona martedì. Comunque sia detto questo, la notizia più importante che ha dato Inzaghi in conferenza stampa è ovviamente che Aslani giocherà dal primo minuto. Finalmente ragazzi, finalmente potremo vedere Aslani titolare per la prima volta in nerazzurro, una bellissima notizia, sono felice perché le due ipotesi di cui vi ho parlato prima non mi entusiasmavano, quelle di cambiare modulo all'Inter, di mettere uno tra Gagliardini e Mkhitaryan, ecco, sicuramente non mi entusiasmava, sono molto curioso di vedere adesso invece in campo Aslani domani sera alle 18. Ovviamente noi saremo in live dalle 16:45 ragazzi per presentarvi il pre-partita e poi saremo in live per tutta la partita e per il post partita su YouTube e Twitch dalle 16:45, quindi mi raccomando ragazzi non mancate. Su Gagliardini anzi ha detto Inzaghi che non si è allenato negli ultimi 2 giorni, che spera di averlo almeno in panchina. Questa non è una notizia che mi preoccupa, anche se già manca Brozovic, Çalhanoğlu è recuperato, ma sicuramente non è al 100%, mi aspetto che comunque poi esca per far entrare il Mkhitaryan, insomma siamo non dico in emergenza, però un po' corti in questo momento a centrocampo dovesse mancare anche Roberto Gagliardini. Per il resto, ragazzi, la formazione sembra così fatta. Andanovic in porta per quello che riguarda il campionato, Acerbi sembra aver ormai superato De Vrij nelle gerarchie con Bastoni, Skriniar, Braccetti. Dumfries a destra, certo del posto, Barella e Çalhanoğlu dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, a sinistra Di Marco, anche se comunque Inzaghi ha parlato in conferenza stampa di Romain Gosens, che è uno di quelli che sta meglio, contento della sua chiamata in nazionale. Oggi e domani dovrà decidere chi schierare a sinistra. Per ora sembra essere in vantaggio Federico Di Marco, quindi questo è quello che riguarda la probabile formazione nerazzurra.
una formazione che secondo me ci sta. Ti manca Lukaku, ti manca Brozovic, metti Aslani e Dzeko, i loro vice designati, e in difesa penso che in questo momento sia giusto mettere Acerbi. Diamo uno sguardo invece alla Roma, Roma che si presenterà ovviamente con il suo classico 3-4-2-1. È una formazione abbastanza delineata, quella di Mourinho, che però non ci sarà in panchina domani a San Siro, visto che è squalificato, ci sarà bensì il suo vice Foti. Dicevo, una formazione abbastanza delineata, perché c'è Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling, Ibañez, questo terzetto di difesa che ormai è un punto fisso della Roma, Selic a destra, visto che Karsdorp ha subito un infortunio abbastanza grave, Spinazzola a sinistra, forse in ballottaggio con Zaleschi, ma io mi aspetto che comunque scenda in campo Leonardo Spinazzola. Il dubbio principale ovviamente riguarda Paulo Dybala, che in questo momento, in questa probabile formazione, non vedete, ma in realtà dalle ultime che arrivano da Trigoria sembrerebbe che Dybala possa partire dal primo minuto. Insomma, ci sono serie, concrete possibilità che Dybala scenda in campo dal primo minuto. Rispetto a questa formazione che vedete adesso in campo, vorrebbe dire che Matic va in panchina, Pellegrini retrocede nel duo di centrocampo insieme a Cristante, ovviamente Dybala prende il suo posto a fianco a Zaniolo e dietro a Tammy Abraham. Quindi questo è l'unico dubbio che riguarda la vigilia romanista. Per il resto nessuna particolare assenza, se non appunto quella di Karsdorp. Ma parliamo un attimo, ragazzi, adesso della Roma. L'Inter la conosciamo molto bene, ci aspettiamo ovviamente una reazione di cui ha parlato Inzaghi, ha detto io dall'esterno, un giornalista ecco, ha detto sembra che non si stia remando nella stessa direzione. Inzaghi ci ha tenuto a sottolineare no, non è vero, io so che stanno remando tutti nella stessa direzione, purtroppo però è un periodo in cui paghiamo ogni singolo episodio. Detto questo sull'Inter, volevo mostrarvi alcuni concetti tattici della Roma per conoscere un po' meglio il nostro avversario. Ovviamente poi domani alle 12 nella consueta diretta preview nel giorno della partita vi presenteremo ancora meglio la partita, però volevo dare ecco, un paio di cenni tattici che mi ha indicato anche il nostro Simone Frizza. Perché ci sono diverse cose da dire sulla Roma, diverse cose molto molto interessanti, e ve le mostro direttamente adesso in video, perché appunto come dicevo non è una squadra banale, anzi è una squadra che presenta diverse cose molto interessanti, soprattutto dal punto di vista offensivo ma anche difensivo in un certo senso. Vi ho preso alcune immagini che risalgono all'ultima partita della Roma per due motivi. Uno perché ovviamente è l'ultima partita, quindi è quella più recente. Il secondo è perché comunque era Roma-Atalanta, quindi la Roma giocava contro l'Atalanta, che è una squadra forte, magari non forte come l'Inter, ma è una squadra forte. Gioca con la difesa 3, in un impianto molto simile a quello dell'Inter, anche se ci sono delle differenze sostanziali, magari due trequartisti invece di due punte, però ecco, siamo più o meno lì, comunque è un assetto a 3. Nella fase difensiva vi volevo mostrare che la Roma sceglie soprattutto di occupare le vie centrali. Vedete benissimo come Zelik a destra dia tantissimo campo a Mele, se non sbaglio, comunque l'esterno sinistro dell'Atalanta, tantissimo spazio sugli esterni, pochissimo spazio invece per vie centrali. Quindi questa è la prima indicazione difensiva che vi posso dare. L'obiettivo numero uno, infatti, della Roma è quello di non far giocare in mezzo l'avversario. Anche gli attaccanti di conseguenza sono molto stretti, così anche da indirizzare i braccetti sui braccetti e poi che sono poi anche aggressivi in pressione. La Roma resta abbastanza bassa per quanto riguarda la difesa, non va particolarmente a pressare, come dicevo prima, il primo obiettivo è quello di chiudere la linea centrale. Poi ovviamente solo in caso di passaggio esterno da parte della squadra avversaria la Roma può uscire in pressing sull'esterno. È una squadra aggressiva, lo sappiamo molto bene, è una squadra fallosa, l'anno scorso è stata seconda per ammonizioni e quindi una squadra molto molto aggressiva, soprattutto i difensori centrali. Sappiamo benissimo come Mancini abbia preso un sacco di cartellini gialli l'anno scorso, quindi questa
era un'immagine per quanto riguarda la fase difensiva, queste due. Passiamo invece alla fase offensiva, un po' più interessante qui la questione perché la Roma tende a impostare il giro palla tra i difensori centrali. In questa immagine vediamo Ibañez, il giro palla tra i difensori centrali è mirato soprattutto ad allargare il gioco sul quinto, sull'esterno della Roma, ma a volte, molto spesso, viene anche si abbassa uno dei mediani. In questo caso lo vediamo è Cristante che abbassandosi prende palla e soprattutto una peculiarità della Roma è che cerca immediatamente la verticalizzazione, non ci pensa nemmeno un secondo. Come vi mostro qui, palla Ibañez, Cristante si abbassa, sguardo subito in avanti verso il verticale, si abbassa solitamente uno dei delle due seconde punte, chiamiamole così, uno dei due trequartisti della Roma, Dybala, uno tra Dybala, Zaniolo e Pellegrini, in base a chi gioca in quella posizione. In questo caso con l'Atalanta, visto che Dybala si era fatto male durante il riscaldamento, si abbassa Pellegrini che a sua volta verticalizza subito per Abraham. Quindi questa, ragazzi, che vi ho mostrato è una tendenza della Roma. Giro palla tra i braccetti, palla per o il mediano che si abbassa o direttamente per il quinto o direttamente ovviamente lanciata in avanti e poi verticalizzazione da paura con uno delle due seconde punte che si abbassa. In questo senso ovviamente mi preme dire ovviamente che Dybala è un giocatore chiave della Roma, soprattutto perché tra Zaniolo, Pellegrini e lo stesso argentino è sicuramente l'argentino quello più bravo a scendere, venirsi a prendere palla e verticalizzare, visto che 3-3 è comunque quello con maggiore qualità. Zaniolo, attenzione anche a Zaniolo perché è un giocatore che strappa incredibilmente bene e lo sappiamo molto molto bene, quindi attenzione perché l'Inter tende a giocare magari alta, vedremo se magari domani Inzaghi adotterà una difesa un po' più bassa per appunto evitare queste ripartenze di solito guidate da Zaniolo e da Abraham, ma anche da Dybala che ha una grande forza nelle gambe. Quindi, detto questo, questa era la mia analisi su Inter Roma, una piccola preview che fa da preview alla preview di domani alle 12. Saremo in live su YouTube e Twitch, ragazzi, mi raccomando, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate dalla partita di domani, se dalla probabile formazione che vi ho fatto vedere le scelte di Inzaghi possano essere giuste. Detto questo, io vi ricordo, ragazzi, del club di Passione Inter, passioneinter.club è il sito dove potete trovare tutte le info per abbonarvi, sostenere il nostro progetto ed entrare di fatto nella famiglia esclusiva dei passioni interisti. Ma soprattutto mi raccomando, ragazzi, oggi alle 17 sul canale ufficiale dell'Inter Twitch fatevi sentire e dateci un bel po' di supporto. Infine, se ci stai seguendo da podcast, ti lascio il link in descrizione di un episodio molto bello che ho realizzato sul gioiello dell'Inter che è finito nella lista dei 60 migliori talenti al mondo. Se ci stai seguendo invece da YouTube, clicca qui per recuperare l'episodio.